Carissimi, oggi non celebriamo la festa di Via Pacis, oggi celebriamo la festa dello Spirito, celebriamo la festa della vita, perché è lo Spirito che dà la vita. Oggi festeggiamo vite ritrovate, relazioni risanate, riconciliazioni con il passato e speranza per il futuro. Oggi facciamo festa alla vita, perché quando non vivi più per te stesso, come hanno fatto i nostri fondatori, la vita si moltiplica a dismisura. Se cominci a vivere per l'altro, non per un altro generico, ma per chi hai accanto adesso, in questo momento, se continui a spezzare la tua vita per condividerla, di vita ce ne sarà in abbondanza per tutti e ne avanzerà. E non è importante ciò che hai da condividere, e se ciò che hai da condividere è tanto o poco. L'importante è che sia tutto, perché non possiamo amare un po', non possiamo amare a giorni alterni e non possiamo amare solo quelli che ci amano. Non possiamo più. Il 3 giugno del 79, quando Paolo, Eliana e Don Domenico sentirono la spinta a donare la loro vita a Dio senza condizioni e a donarsela gli uni agli altri, avrebbero potuto guardare ai loro limiti, alle loro debolezze, alle tante incognite che avevano davanti, ai 1000 motivi e alle 1000 ragioni che avrebbero consigliato loro di lasciar perdere, ma preferirono considerare queste ragioni una perdita a motivo di Cristo. Potevano limitarsi a guardare a tutto quello che avrebbero perso e che effettivamente hanno perso: pace, notti tranquille, tempo libero, ma hanno deciso di alzare lo sguardo da loro stessi e perdersi nello sguardo gli uni degli altri. Ed è stata la fine, è stata la loro fine e il nostro inizio, perché la vita può sbocciare solo quando il seme muore. È iniziato tutto una sera di giugno, come ce ne sono tante, davanti a una pizza, la cosa più banale e ordinaria che ci sia. Non in un momento mistico, non durante un ritiro spirituale, perché il nostro Dio è così, ama rivelarsi nell'ordinarietà, ama mimetizzarsi nella quotidianità, ama farsi cercare nelle pieghe della normalità. Pensiamo a Mosè, cui Dio si è rivelato mentre andava a pascolare le pecore, o agli apostoli, chiamati mentre lavoravano, chi come pescatore, chi come esattore delle tasse. Siamo noi che lo cerchiamo nello straordinario e non ci accorgiamo che ogni giorno, ogni momento è l'occasione buona che ci viene offerta per incontrare Gesù, per lasciarci attirare da Lui, per rendere l'ordinario straordinario. Dipende da noi. Quel 3 giugno del 79 era la solennità di Pentecoste. Mentre la Chiesa festeggiava la sua nascita, anche Via Pacis veniva alla luce. Da 50 giorni gli apostoli sono rinchiusi nel cenacolo, sono bloccati, incapaci di uscire, incapaci di condividere la gioia della resurrezione, atterriti dalla paura. E così anche quel giorno sta ormai volgendo al termine esattamente come i 49 giorni che l'hanno preceduto. E invece no. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso. È un botto tremendo, tanto che tutta la gente di Gerusalemme si riversa nelle strade. È il cielo che piomba sulla terra. Quel cielo e quella terra che fin da principio Dio aveva creato separati, sono finalmente uniti. Di più, in Gesù il cielo è sceso sulla terra per sempre. È una nuova era, una nuova creazione. E tutti, dice la parola, furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Quella paura che li aveva paralizzati per 50 giorni sembra svanire, aver lasciato il posto a una forza
e ha una potenza incontenibili, traboccanti, irresistibili. Ma la paura non è sparita, era una paura fondata, era una paura razionale. Avevano paura di fare la fine di Gesù e l'hanno fatta. Tutti gli apostoli, a parte Giovanni, moriranno martiri. Ma la spinta ad andare, la spinta a uscire è più forte della paura di morire, è più forte della paura di perdere la vita, perché forte come la morte è l'amore, anzi di più, è più forte della morte. Quando facciamo esperienza di un amore travolgente, ci si sente fuori di sé, non perché siamo capaci di fare pazzie, anche, ma perché la spinta è quella di uscire da sé, di essere protesi verso gli altri, di essere Chiesa in uscita. La Chiesa non è nata nel cenacolo, è nata per strada, fra la gente. È questa la sua identità più profonda. Non è più possibile entrare nel cenacolo. La prima missione della Chiesa è stata quella di andare per le strade di Gerusalemme, tra la gente di ogni nazione che è sotto il cielo, di andare per le strade del mondo. E questa è anche la nostra esperienza. Attorno a Paolo, Eliana e Don Domenico, leggiamo nei cenni storici dello Statuto, cominciano a riunirsi altre persone di età, estrazione sociale diverse, unite dal medesimo desiderio di seguire Gesù nella Chiesa. E qual è l'effetto di questa immersione degli apostoli in questo amore traboccante? Cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. E di cosa parlano? Parlano delle grandi opere di Dio, e ciascuno li sente parlare nella propria lingua nativa. Parlare delle grandi opere di Dio è questo che come Chiesa, come Via Pacis, siamo chiamati a fare anche oggi. Annunciare la speranza, fare conoscere Gesù, testimoniare la forza del perdono e della riconciliazione, dire agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio viene a salvarvi. Il mondo ci dice che non contano le parole, contano i fatti. Lo Spirito ci ricorda che la parola è tutto, che il verbo con la V maiuscola è tutto, che in Gesù la parola si è fatta fatto. Allora nel giorno in cui ciascuno di noi ha avuto la vita grazie al sì di Paolo, Eliana e Don Domenico, chiediamo allo Spirito Santo di farci sperimentare di nuovo la grazia della nostra Pentecoste, di quando anche a noi è capitato di essere investiti da un amore che non sappiamo spiegare, quando abbiamo avvertito quel senso di pienezza, di benessere, di amore gratuito, di perdono immeritato, di profonda pace, quando eravamo così felici che non sembravamo più noi, che gli altri facevano fatica a riconoscerci, perché non ci avevano mai visto così veri, così liberi, così vivi. Chiediamo la grazia di una nuova effusione di Spirito, perché lo Spirito Santo possa riempire tutta la casa di Via Pacis dove ci troviamo. Santo Spirito, facci fare nuovamente esperienza di te, del tuo amore travolgente, facci fare memoria del tuo amore unico e personale per ciascuno di noi e facci fare esperienza adesso. Facci sognare nuovamente, accendi in noi il desiderio di portarti nel mondo, di proclamare le grandi opere che hai compiuto nella nostra vita, perché il mondo è già lì, in strada, e attende di sentirci parlare nella loro lingua, perché la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. E non temiamo, quanto più ci sentiamo prigionieri delle nostre paure, dei nostri schemi, tanto più lo Spirito, se lo invochiamo, ci spingerà con forza fuori,
Quanto più ci sentiremo spenti, scoraggiati, tanto più lo Spirito accenderà in noi il coraggio e la passione, perché possiamo incendiare il mondo intero. Spirito di Paolo, Spirito di Eliana, Spirito di Don Domenico, vieni, prendi le nostre vite e fanne molto di più.